Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come potrete leggere dal titolo sia del thumbnail che all'interno adesso di TradingView, andremo a parlare di quello che è il pattern testa e spalle. Allora, ci sono dei modi per più o meno intuire dove possa andare il mercato. Ovviamente bisogna interpretare questi pattern in base anche un po' a quello che abbiamo parlato anche la volta scorsa, un po' anche al trend, dominance, tutto, perché non si può prendere un pattern, spiaccicarlo sul mercato e dire ok, allora, siccome questo qui mi sembra questo pattern, andrà di qua o andrà di là. No, non funziona così. Cioè, purtroppo le banche hanno capito che ci sono determinate cose che non possono più fare perché c'è sempre più informazione in giro, allora siccome devono fregare le persone, non è sempre così scontato che funzioni alcuni pattern e alcune visioni di mercato. Ora, cos'è un testa e spalle? Non è il sapone della Pellegrini, Head and Shoulder, è un pattern che funziona in questa maniera. Abbiamo una spalla a sinistra, allora abbiamo una spalla a sinistra, una testa e una spalla a destra. Ho fatto il pattern in questa maniera apposta. Ok, allora riempiamo magari, ok, così. Come funziona? Allora, per essere al, diciamo, con probabilità più alte di riuscita, questo minimo deve essere inferiore a questo. Quindi se il minimo, diciamo, tra la testa e la spalla destra è inferiore al minimo che c'è tra la spalla sinistra e la testa, ci sono delle possibilità maggiori di andare dalla parte opposta. Perché? Perché il pattern testa e spalle è un pattern di inversione. Scriviamolo qua. Pattern di inversione trend. Vuol dire che se noi siamo, come in questo caso qua, in un trend bullish, ho selezionato? No. Se siamo in un trend bullish, il testa e spalle ci fa andare bearish. Quindi noi stiamo arrivando da eh, appunto un trend che sta facendo minimi e massimi sempre superiori, poi a un certo punto arriva qua e fa questo movimento, massimo superiore, minimo superiore, massimo superiore, minimo inferiore, spalla destra, che di solito non è scontato, di solito coincide più o meno con la spalla sinistra o con le wick della spalla sinistra o con la chiusura della candela più alta della spalla sinistra per poi andare giù. Ovviamente stesso discorso funziona al contrario. Se noi stiamo arrivando da un trend bearish, ok, noi avremo questa qui, allora togliamo questa, noi avremo una situazione del genere, spalla sinistra, ok, testa, spalla destra e si va su. E sono pattern di inversione. Ovviamente qua è il discorso al contrario. Se il minimo, il massimo successivo sorpassa quello precedente, ci sono più probabilità di andare a rialzo. Quindi è molto semplice. Il testa e spalle è un pattern che può anche essere interpretato con tre candeline. Questo qui però non è una certezza, nel senso che, mettiamo caso, questo qui è una candela buy, facciamola buy. Quest'altra candela magari ehm, ha fatto un piccolo movimento in alto, ok, quindi ha lasciato una wick e poi ha avuto tutto il corpo rosso, magari anche fino qua, ok?
ok? Mentre l'ultima candela ha fatto un movimento buy, magari fino a qui, ok? Per poi andare sell, così. Questo può essere interpretato come una sorta di testa e spalle, perché a time frame inferiori non sono tre candeline, ma magari appunto è una roba del genere, capito? Qua, poi riparte da qui, magari arriva qua, poi riparte, torna giù, fa così, poi fa di nuovo così, tac, e va giù, ok? Perché siccome il mercato è composto da time frame, se noi vediamo una determinata cosa in un time frame, nell'altro è l'esatto opposto. Qua abbiamo un esempio, perché io qua avevo preso una posizione grazie a questo esempio qua. Vediamo se riesco a trovarla. Allora, intanto nascondiamo questa. Dov'è Linktree? È sotto, eccolo qua. Era una long position, esatto, era un 1 a 61, è una bella percentuale, perché? Perché avevo visto un pattern di inversione, cioè il testa e spalle. Ora, andiamo a vederlo così. Scendiamo di time frame, che così lo vediamo meglio. Come potete vedere però qua l'esempio è diverso, perché abbiamo avuto la spalla sinistra, la testa, poi la spalla destra era più o meno allo stesso livello. Vedete? Questo qui è anche un altro pattern che magari andremo a discutere poi. Spalla destra e siamo andati dove? Su. Nonostante arrivavamo da un bel movimento a ribasso, vedete che era molto forte, abbiamo avuto questo pattern di inversione per poi andare su. E ci siamo fatti, adesso vallo a ritrovare, tac, ta ta ta, ci siamo fatti 360 pips. Ora, è tutto chiaro spero, perché comunque è un pattern facilissimo, soprattutto facile da capire, facile da usare e soprattutto facile da vedere. Però il facile da vedere non deve essere scambiato con lo vedo dappertutto. Perché poi è facile farsi male, perché magari si dice è un testa e spalla, un testa e spalla, un testa e spalla, invece è semplicemente magari un movimento che ha fatto un ritracciamento più ampio e allora, come si suol dire, siamo fregati. Io vi ringrazio anche per essere stati con me questa lezione. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di mettere like, seguitemi, commentate, attivate la campanellina così non rimarrete mai non up to date con i miei video. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!